Secondo video, seconda console. Ricordate il lotto che ho preso da eBay, sì? In cui ho già aggiustato la prima console, giusto? Sì? Se non l'avete andato... Sì, se non l'avete andato, dai, come parlo? Se non l'avete visto, andatevelo a vedere. È stato per me molto, molto eccitante, ok? Andare alla scoperta di cose ritenute improbabili da aggiustare, ok? E poi invece funzionano perfettamente, quindi, ok? Niente spoiler comunque. E, e oggi abbiamo la seconda console da quell'otto. Non ci sono viti, non ha l'alimentatore, ok? L'importante è la scheda. Come è messa la scheda? Ok, gli manca... non so come... Gli manca la staffa, non mi viene il termine. Qua la lamiera è completamente piegata. Si nota, sì? E questa dice nessun segno. Segno di cosa? Segno della croce? Può essere. Allora, qui hanno già provato a fare qualcosa anche qui? Perché io vedo flussante, vedo sporco. Ah, qua gli manca anche un LED. Ah, qua gli mancano due resistenze. Ok. Quindi questa, se si accende, finirà con il LED blu. Mm, sì, dovrebbe essere uno dei LED blu qua che manca. Quindi dobbiamo sostituire questo e andare a prendere le resistenze qui, perché altrimenti non si accenderà mai e rimarrà con LED blu lampeggiante, perché appunto gli mancano delle resistenze necessarie per far funzionare il circuito di ingresso della corrente per il processore. Dopo cos'altro? Vediamo. Prendiamo... Wow. Ok. Oh signore. Gente che si mette a fare cose senza sapere cosa fare. Andiamo al microscopio. Andiamo al microscopio, ragazzi. Vediamo un attimo se anche qua c'è... Questo sarà un miracolo se funziona. Ok, qua c'è il lettore, la schedina del lettore. Quindi se è quella sua originale dovrebbe... Sempre a patto che si riesca ad accendere e a funzionare. Dovrebbe poi in teoria andare avanti. Ok. Microscopio. Allora, intanto voglio verificare qui il processore un attimo. Datemi un secondo perché voglio vedere che non sia crepato o altro. Spero non abbiano tentato di fare un reflow o che ne so io al processore, perché sennò sono cavoli amari. Vediamo subito anche i valori di resistenza del processore attorno al processore. Andiamo a fare un test completo. Allora, come vi avevo detto, qua c'è del flussante, quindi probabilmente qualcuno è stato qua sotto sul chip dell'HDMI. E è stato anche qui, vedete che manca roba. Questo chip qua se ne sta lì così. Non so se ci fosse qualcosa lì. La porta è originale. La porta è originale. Quindi c'ha diversi danni questa qua. Ma quello più grave è qua sotto. Siete pronti? Eccolo qua. Eccolo qua. Abbiamo il nostro Southbridge strappato dalla scheda con le relative piazzole che si è portato dietro. Ne vedo, vabbè, questo non è collegato, mi pare. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 piste interrotte. Non so questa e non so questa. Ah, fa male. Fa male questa. E magari il Southbridge non aveva niente. Ah, fa male questa, fa male. Aia, come fa male. Ok. Che devo dire? Questo è quello che si riceve quando si va a comprare su eBay, no? Come mai ti dicono, stai vendendo le cose per 5 euro, 10 euro? Sai, non funziona, non mi va di chiedere tanto. Sì, c'è un motivo se non ti va di chiedere tanto. Però mi fanno più paura quelli che ti dicono no, no, non ho fatto nessun lavoro, non c'è nulla di cui temere, eccetera, e poi ti ritrovi queste cose qua e vai a pagare fiorini, ok? Vai a pagare tanti fiorini. Mm? Quello è più brutto. Qua diciamo c'è la sfida, qua c'è la sfida, ok? Ho pagato poco e vediamo cosa si riesce a combinare. Potrebbe esserci qualsiasi altro componente che manca da qualsiasi altra parte della scheda. Quindi bisognerà fare anche un'ispezione approfondita per verificare cosa manca. Ma intanto manca questo Southbridge. Ne ho per fortuna, questo qui è un 25G, è comunissimo, si trovano per 5 euro e lo posso prendere anche da un'altra scheda volendo, perché ne ho di schede di ricambio a cui poterlo prendere nel caso questo non funzionasse, però chiaramente gli do una chance, ok? La scheda è deformata, sto guardando un attimo, la scheda è deformata per via del calore sicuramente, specie qua dove c'è il discorso del Southbridge. C'ha la conca qui, questa qua è la zona del Southbridge, e c'ha la conca, qui è una conca, appunto per via di tutto il calore che ha ricevuto nel tentativo di staccare quel chip lì. Ok, vediamo cosa riusciamo a combinare. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Alcol isopropilico. Andiamo a pulire tutta questa zona qua. Possibile che vengano via anche tante altre piste, quindi bisogna stare attenti. Adesso vado a prendere il mio saldatore, vado a prendere lo stagno, ok? E mischio lo stagno presente. Avrei dovuto evitare l'alcol isopropilico perché a questo punto non mi serviva. Vabbè, ok, pazienza. Ok, non sembra che si siano creati altri danni. Credo. Dopo conterò. Erano 17 prima. Tra un po' vedremo. Vado a prendere la mia treccia di saldante. E vado però anche con l'aiuto dell'aria calda. Ok. Metto una striscia qua. E ci vado con l'aria calda da sopra insieme. In questo modo la scheda si scalda un attimino più in fretta e c'è meno dispersione termica e quindi si riesce a lavorare meglio insieme con il saldatore. Ok, cosa facciamo adesso? Andiamo a ricostruire, non possiamo fare altro. Andiamo a prendere il nostro filo da 0,1, credo sia la cosa più conveniente, e andiamo a ricostruire praticamente tutto questo angolo qua.
Allora, ricapitolando, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, se ne è aggiunto uno. Anche questo è fragile. Ma lo lasciamo lì. Questo qui pure è un po' fragilino. Questo qui è fragile. Questo anche. Questi qua sono più duri, più solidi perché appunto sono una linea unica. Questo qui, ok, abbiamo 1, 2, 3, 4 che sono fragilini. Ed è meglio rinforzarli in qualche modo. Adesso vedremo. Qualche altro che è debole? No. Sembrano tutti molto più solidi qui. Qui proprio sono stati... è stato fatto male il lavoro perché non c'era abbastanza calore. E poi hanno visto che si muoveva un po' di qua, ma non di qua, e hanno tirato e via. E hanno strappato tutto. Male, molto male. Ok, basta chiacchiere, mettiamoci al lavoro. still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oh mio Dio! Oh mio Dio, ragazzi! Cos'è? Mezz'ora che sono qua? Beh, ma sono soddisfatto del mio lavoro, eh. Cioè, guardate qua. Ogni singola pista adesso è stata ripristinata. Ora devo pulire dal flussante, mascherare tutto. L'unica che non mi piace è questa qui, perché ha poco ricciolo, però la pallina di stagno si attaccherà tranquillissimamente qua senza nessun problema. Ma il resto non è chiaramente come di fabbrica, magari, però dai, non è male, non è per niente male. Si può fare decisamente di meglio, si può fare decisamente di peggio. Ok? Bene, allora adesso andiamo a pulire. Alcol isopropilico e spazzolina delicatissimamente. Andiamo a mischiare, andiamo a sciogliere il flussante. Puliamo tutta la zona in modo che così poi possiamo mettere la maschera, perché la maschera non si attacca se non ha una superficie perfettamente pulita e sgrassata. Ok? Ci siamo? Si è spostato un attimino questo, lo rimettiamo a posto. Ecco qua, tutto il resto è in ordine, in perfetto stato. Ok, allora adesso facciamo classico come prima e andiamo. Adesso un attimo vi metto la visuale da sopra. Togliamo l'ugello, mettiamo quello sottile, ok? Orientiamo la scheda verso un punto qualsiasi, così può andare bene. Qui c'è la porta audio digitale che si stacca, è mezza rotta. Vabbè, ma si può anche sostituire quella. Allora, stavo dicendo, aria calda, massima velocità di aria, temperatura 200-250 gradi circa. Andiamo a sciogliere il flussante presente sulla scheda e andiamo a lavarlo via immediatamente. Perfetto, in questo modo tutto il flussante è stato sparato via e la scheda dovrebbe essere perfettamente pulita. Allora ci abbassiamo un attimo il microscopio, regoliamolo di nuovo. Ecco qua, perfetto. A vederlo così sembra bruttarello, ok? Però è funzionale e la cosa che ci interessa è appunto la sua funzionalità. Ok? Deve mettere in contatto il Southbridge con tutti i punti necessari, altrimenti la scheda non si accende. Allora torniamo vicino di nuovo
perché abbiamo bisogno di... no, un po' troppo vicino. Ecco. Una via di mezzo? Ecco qua. Allora, adesso siamo tornati lì vicini. E adesso andiamo a mascherare tutto il necessario. Allora, io arrivo qui con la maschera verde, ne metto una gocciolona qui, me la faccio da riserva. Ok, vado a prendere le pinzette pulite. Pulisco la punta delle pinzette. Adesso prendo questa bella gocciolona qui. E la vado a spargere nei punti necessari a coprire tutto quanto. Allora, ecco fatto. Adesso ci sono tutte le piste ripristinate e pulite. Vi ho messo un doppio strato di maschera verde, ok? In modo da essere più protetto, più sigillato, più sicuro, più robusto, ok? Che poi quando si va con le alte temperature appunto a rimettere il chip, la maschera può rischiare di rovinarsi, di staccarsi e creare effetti indesiderati sulla risaldatura del Southbridge, sulla scheda. Allora, adesso non dobbiamo fare altro che andare a prendere il nostro Southbridge, ok? E rimetterlo al suo posto e verificare a quel punto cosa succede con la console. E per il momento intanto sistemiamo anche questo qua, vedo che è spostato e non ho idea se qui manca qualcosa. Cos'è questa? È una SAB001, vediamo se ne ho una qui. Sì, eccola qui, che ha il processore morto, e possiamo andare a verificare il circuito come era fatto.
set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just keep it up. Crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just keep it up. Don't be scared. Ok, io credo di aver finito con i pezzi mancanti. Come avete visto ce n'erano veramente parecchi. Un sacco di condensatori crepati sotto al soft bridge. E credo che può essere per una botta o l'estremo calore li ha completamente fatti scoppiare. E c'erano anche dei componenti mancanti attorno alle RAM e un po' in altri vari posti. Quindi adesso prima di andare a fare reballing al chip e rimetterlo a posto, io li vado a controllare. Ok, andiamo sopra. Io gli vado a controllare le misurazioni qui del processore e non voglio chiaramente perdere troppo tempo, no? Okay. Ho già perso abbastanza tempo, però le misurazioni devono essere fatte almeno, come posso dire, con tutti i componenti a posto e presenti, eccetto questo, vabbè, perché io voglio solo vedere il qua. Siccome c'erano dei componenti mancanti anche sul circuito delle RAM, poteva darmi dei problemi di misurazione. Allora adesso andiamo in modalità di resistenza. Ok, andiamo in resistenza e andiamo a misurare. Qui abbiamo 54. Ok, qui abbiamo 25. Qui abbiamo 10 e qui abbiamo 7, 8. Adesso la scheda è un po' calda, quindi le misurazioni possono essere un po' imprecise, però questo non ha nessun cortocircuito, quindi mi fa ben sperare che almeno il processore sia ok. Va bene? E sì, perché sennò se il processore è in cortocircuito tanto vale, inutile procedere a quel punto, capito? Ok, allora reballing time. Ok, prendiamo questo chip qua, gli rimettiamo le sfere di stagno sotto, ce lo riappiccichiamo qua e vedremo cosa ci riserva questa console. Anche la porta HDMI è stata un po' provata, e nel senso è stata un po' distrutta. Vedete che fa anche un po' così la scheda?
Parte qui, va su, va giù, va su, va giù. E poi come si vede è piegata tipo a elica, ok? Non è dritta. E non è un effetto della videocamera, cioè come lo vedete che non è dritta. C'è questo angolo sotto che è verso l'alto. Vabbè, vedremo, che Dio ce la mandi buona. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
Ok, 3 ore. 3 ore di lavoro per sistemare almeno un po' i problemi di questa scheda, cioè per ripristinare la scheda come era originariamente. Adesso bisognerà vedere cosa succede quando gli diamo corrente. Eh sì. Allora, adesso che il Southbridge è stato cambiato, possiamo fare qualche misurazione attorno per quanto riguarda la linea dei 5 volt, ad esempio. Possiamo vedere, allora, in diodo 0,36, 0,25, 32, 22, sembrano tutte buone. 0,09, vabbè, basso perché qua ha preso un sacco di calore. 26, 33, diciamo che non sembra messo male. Questa è la massa, 0,11, 34, sembra tutto in ordine per il momento. Dopo bisognerà vedere se effettivamente aveva i problemi il Southbridge come pensavano, oppure se è completamente tutt'altra cosa e magari non c'entra niente e bisogna andare a ricercare il problema altrove, come per esempio erano i condensatori qua sotto. Condensatori crepati chiaramente creano cortocircuito, rotti così, quindi è probabile che magari fossero quelli il problema, o non lo so. Vabbè, andiamo a verificare. Allora, montiamo sulla scheda alimentatore. Qua ci vuole l'alimentatore da 4 pin, quindi andiamo a cercarlo. Ecco qua l'alimentatore. Allora, questo qua è preso da un'altra console, spero funzioni. Non c'è scritto niente se è da riparare oppure no, quindi vedremo. Allora, prendiamo la nostra... Wow, non l'avevo neanche visto, wow! Che pacca che ha preso! Ragazzi, non immaginavo. Ok. Allora, non so neanche io se usarla oppure no, sta cosa qua. No, 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 assolutissimamente no, lasciamo perdere questa qua. Gli troviamo un'altra scocca, anche a questa, e la proviamo là, perché qua, essendo tutta deformata, anche la piastra qui può essere deformata, non fare buon contatto con il processore, addirittura potrebbe andare a creparsi se stringiamo le viti o altro, quindi no, 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 assolutissimamente no. Prendiamone un'altra. E la andiamo a inserire qui. La ventola magari. Ah, ecco cosa. La scheda in sé forse è stata danneggiata a causa della gravissima caduta, perché può anche essere, ha preso un colpo estremamente potente di lato, la scheda si è deformata, spero non ci sia nulla qua sotto, spero sia tutto salvo, e ha causato diversi danni. Può anche essere questo, non è improbabile. Comunque mettiamo su
la nostra placca. Andiamo a prendere la staffa dall'altra console che abbiamo già sistemato. Ok. Per il momento ci serve solo sapere se si accende oppure no. Quindi non vado a collegare il cavo HDMI, non vado a fare ulteriori test. Voglio solo vedere se sarà in grado o no di accendersi. Allora, collego questo, altrimenti dà fastidio quando bisogna chiudere l'alimentatore. Ok. In posizione, bene. Ora giriamo. Inseriamo la corrente. E speriamo nel miracolo. Allora, chi crede nel miracolo? 3, 2, 1. Ok. Si è accesa. Ma ha dei problemi, chiaramente. Allora, vediamo se la ventola comincia a girare oppure no. Allora, sì, la ventola comincia a girare, quindi 12 volt arrivano un po' dappertutto. Ora il problema è capire dov'è il problema. Eccomi, giorno 2 e ho scoperto una brutta cosa, purtroppo. Ovvero, allora ho provato ad accenderla, ho provato a misurare un po' in giro e tutte le fasi RAM, processore e altre cose non si accendono assolutissimamente. Non partono perché tecnicamente il Southbridge o il Syscon vedono qualcosa che non quadra con la scheda ancora, ok? E non riescono probabilmente a comunicare con il processore o con le RAM e quindi non accendono nulla per questioni di sicurezza. E ho fatto anche qualche prova con la telecamera termica, vedere se c'era qualche cosa in cortocircuito che risaltava all'occhio. Non sembra esserci niente, l'unica cosa che si accende sono chiaramente la RAM qua per il Southbridge, il Syscon si accende e si accende questo chip qua, che non ho idea di che cosa faccia. Però si accendono un po' le cose, l'unica cosa che non si accende è chiaramente le RAM e il processore, perché non gli arriva assolutissimamente corrente. E allora, considerato che c'erano delle tracce spezzate qua, non magari per la botta che ha preso oppure perché è stato fatto il lavoro male, ho voluto anche controllare un attimo il processore e purtroppo, ok, diciamo per fortuna e purtroppo, per fortuna perché si riesce a vedere e purtroppo perché non è una bella notizia. Lasciate che accendo il microscopio nell'immagine. In questo angolo qua riuscite a vedere? Queste qui sono tracce sollevate. 1, 2 e 3. Quindi ho paura che qui il processore non dovrebbe andarci sotto una pinzetta, sinceramente. Dovrebbe essere molto più attaccato. E qui si è sollevato il processore della scheda. Quindi se io vado ad alzare il processore, che cosa vado a trovare sotto? Secondo me andiamo a trovare un completo disastro. Vedete che sono tutte rotte? Anche qua, guarda, c'è un'altra. Adesso che vedo con il microscopio. Eccola lì.
Quelle lì non vanno bene, intanto perché sono collegate alle RAM, ok? Quindi la console non sarebbe partita in ogni caso, anche se si fosse accesa. E poi comunque, ecco, ci sono dei danni anche lì sotto. Ah, mannaggia. Quindi, che cosa facciamo? Beh, questa scheda credo che sia... Forse anche lì? Quella... Questa qua... Sì, è alzata anche questa. Anche questa qua, sento lo scalino. Ah, mannaggia. Ok, cosa facciamo allora? Beh, direi che alla fine ho perso tempo a fare questo. Ma vabbè, non sapevo che effettivamente potesse esserci problemi sotto il processore. Tutta esperienza comunque, esperienza, fare pratica per queste cose qua è sempre utile. Allora ragazzi, vengo con la voce da fuori campo per raccontarvi un po' le storie successive. Allora, avevo pensato di prendere il processore e metterlo su una scheda donatrice. E è il risultato però che anche la scheda donatrice avesse problemi. Aveva il processore bruciato, ma probabilmente c'era anche qualcos'altro, quindi ho fatto il lavoro per niente. Quindi vi semplifico tutte le cose, vi racconto già in anticipo cosa è successo. Ho staccato il processore, ho preparato tutto per fare il trapianto e metterlo su una nuova scheda, però non è andato a buon fine alla fine. E è rimasto comunque il problema che la scheda non si accende, non riesce a far partire il processore o qualcosa del genere, insomma. Però vi lascio comunque finire il video con delle clip delle seguenti giornate lavorative che ho speso su questa scheda, ok, su questa console, per farvi notare i danni estremi che sono stati causati sulla scheda. Quindi spero chi è arrivato fino in fondo a questo video continui a guardarlo e niente, noi ci rivediamo a fine video. Sì, questa scheda non era salvabile alla fine, quindi ho fatto bene. Ho appena tolto il processore, spero sia rimasto intatto, ok? Che non sia scoppiato, che abbia sopportato il calore, ok? E niente, adesso vi faccio vedere un po' le condizioni della scheda appena si raffredda un attimino e finisce di fumare, ok? Ma vi posso già dire che ci sono tipo 50 piste rotte. Vediamo se riesco, non lo so, a farvelo vedere avvicinando la telecamera. Vediamo. Sì, qualcosa. Ok. Non è la visuale dal microscopio, ma dovrebbe bastarvi. Avviciniamoci ancora un pochino se ce la facciamo. Telecamera, grazie, stai ferma. Allora, ecco qua. Sarebbe stato impegnativo ricostruire. Sarebbe stato davvero impegnativo ricostruire tutte queste piste. E non solo. E qui continuano. Ci sono comunque diversi punti, per esempio questo che è un punto non connesso, anche questo non connesso, non connesso, non connesso, non connesso. Anche questo qua non è connesso. Però ce ne sono tantissimi altri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Capite che ce ne sono decisamente troppi da riparare. E considerato che la scheda è in uno stato praticamente, per dire, pietoso, ok? Sì, è completamente piegata e non è affidabile, no? Ok? Per questo che ho detto, magari c'è anche qualche circuito interrotto tra gli strati interni della scheda e quindi non è assolutamente né affidabile né riparabile. Guardate qua che macello che è venuto fuori, quindi ecco. Credo che questo fosse il motivo per cui non si accendeva. Ok? E ce ne sono anche da questo lato di qua. Vabbè. Questa qui è solo una scheda per pezzi di ricambio. Adesso. Ma a me sta bene. Siccome io tengo praticamente tutti i pezzi di ricambio che posso,
anche le vecchie console, che da prima esperienza ho provato a fare il reballing le prime volte, ho ucciso il processore, per esempio, mi sono tenuto lo stesso le schede, perché nel caso in cui arrivano poi queste cose qua, io posso andare a estrarre il processore, sempre se resiste, ok, e a quel punto usare un'altra scheda che è messa in condizioni migliori fisicamente per poter poi fare il trasporto. Ok, termino qui anche questa piccola spiegazione e ci vediamo ancora quando avrò terminato il lavoro completo. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Tre, due, 1. Maledizione. Credo no, non credo che sia il processore il problema. Cosa succede con la ventola? Allora, riproviamo. Ok, la ventola parte, qualcosa fa. Quindi tecnicamente i 12 volt ci sono. Può anche essere che la stessa scheda a cui è attaccata adesso sia non funzionante, quindi anche quello.
era una scheda di ricambio, quindi tutto può essere, non c'è nulla da escludere, però mi sembra strano. Tanto strano non è stato, perché comunque la scheda ho fatto tutti i svariati test come da prassi, ci sono tutti i voltaggi sul processore, c'è tutto, sembra che qualcosa non quadra, probabilmente è andato storto qualcosa nel fare il trapianto, oppure la scheda già di per sé, siccome era una scheda che avevo appunto per pezzi di ricambio, tecnicamente solo con il processore bruciato, poteva essere lo stesso qualsiasi altro problema, quindi effettivamente non saprò mai cosa comporta adesso questa scheda a non funzionare. Ma vabbè, ci ho speso altri 2 giorni circa a diagnosticare, a fare test e prove, poi alla fine mi sono arreso. Ritornerò sicuramente in futuro quando magari avrò più informazioni al riguardo, quando avrò più esperienza, questo è sicuro. Io non abbandono mai le schede del tutto finché non sono estremamente certo che sia completamente irrecuperabile. Non è da me lasciare in sospeso, però chiaramente non posso stare settimane e mesi su un solo singolo dispositivo, altrimenti mi scoppia la testa. Comunque, e niente ragazzi, io alla fine il video lo termino qui, è stato un'ora di video bello lungo e intenso anche. Per me sono state tipo 4-5 giorni di lavoro intensi, devo dire. È una cosa che non farebbe nessuno fa una cosa del genere, un trapianto di processore non lo fa nessuno. Però vabbè, è stato comunque utile, sempre questione di esperienza e niente di più, niente di meno. Troverò il modo di farla funzionare sicuramente, quando sarò più esperto di adesso. Quindi niente, e noi ci vediamo in un prossimo video, grazie per aver guardato fino in fondo. Iscrivetevi se volete guardare altre cose qua, inerenti alle riparazioni, ai miei fallimenti anche, se vi piace godere del fallimento altrui. E commentate, lasciate un like e niente. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.